Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e l'evoluzione karmica dei prossimi 3 mesi. Ok, ragazzi, abbiamo la carta dell'imperatrice. Direi che è una buona carta. È una carta che di solito parla di crescita, di abbondanza, di creatività, di gestazione. Potrebbero essere idee piuttosto che progetti ed è una carta, diciamo, di grande concretezza. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che comunque le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Ok, una carta è volata, dopo la recupero. 9 di bastoni, 8 di spade, 2 di spade, la sacerdotessa, abbiamo la torre, un 4 di bastoni e il mago, mentre nella carta che era caduta precedentemente abbiamo la forza. Mm. Dunque, partiamo dalla forza, che è una carta normalmente di apertura, di diciamo spinta in avanti. 2 di pentacoli e asso di coppe. Potrebbero esserci più situazioni in ballo nella vostra vita, considerato questo 2 di pentacoli. Potrebbero essere due lavori, due situazioni romantiche, due situazioni magari familiari diverse. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 10 di spade e regina di bastoni. Ho come la sensazione che dovrete proteggervi da qualcuno. Il 9 di bastoni è una carta di protezione, effettivamente, è una carta che indica il mettere barriere, il mettere come dei paletti, parla anche del saper dire di no, però è anche una carta che indica una certa paura di fondo. Io credo che queste due situazioni in piedi, diciamo, che siano importanti per voi, però con questo 10 di spade è come se una delle due dovesse inevitabilmente essere chiusa. Andiamo a vedere l'8 di spade. Abbiamo la temperanza e un asso di bastoni. Quindi secondo me ragazzi, con la carta della temperanza si arriva diciamo a un certo equilibrio. Guardate, se qui dovevate o dovete gestire più situazioni, ehm, più persone potrebbe anche essere, ho la sensazione che sia perché pensiate di non poter fare altrimenti
oppure perché in una di queste due situazioni c'è come una sorta di risvolto dove vi aspettate qualche cosa in cambio dall'altra persona. Credo che questo non sia un buon atteggiamento, cioè nel senso il fare qualche cosa perché vi aspettate in cambio un grazie piuttosto che qualche remunerazione economica, nel senso che nel momento in cui voi, a meno che non sia un lavoro, nel momento in cui voi date a una persona, è giusto dare per il piacere di dare, non perché ci si aspetta qualche cosa in cambio, perché se poi l'aspettativa non viene soddisfatta rimaniamo delusi. E il fatto che l'otto di spade sia il contrario è un po' quello, è il togliersi dalla testa certe idee negative, negazionali. Scusate, si parla della temperanza, quindi si tratta di rimettere in equilibrio certi pensieri. Oserei quasi dire che qualcuno ha paura di agire, ha paura di fare il passo più lungo della gamba, ha paura di magari fare la scelta sbagliata tra queste due cose che si propongono. Vi dirò, per qualcuno potrebbe anche essere lo star frequentando due persone diverse, perché anche qui il due di spade è una carta di dubbio, è una carta di scelta. E secondo me potrebbe esserci come un'idea del non posso scegliere, non mi conviene scegliere o non so chi scegliere. Andiamo a vedere il due di spade. Mm. 6 di coppe, 3 di pentacoli, papa. La sensazione che ho qui è che aspettiate che qualcuno di esterno vi riconosca. Un po' quello che dicevo prima, voi fate o date per ricevere qualche cosa in cambio, può essere un grazie, può essere un merito, può essere, non lo so, un regalo, possono essere dei soldi se si tratta di qualche cosa che deve essere remunerato. Ehm, Però io ho la sensazione che non dobbiate scegliere o comunque non dobbiate pensare a questo ritorno, ehm, perché è come se questo ritorno, questo grazie, questo qualche cosa che voi vi aspettate indietro sia legato al fatto che non avete abbastanza autostima. Nel momento in cui voi trovate la vostra autostima interna, nel momento in cui guarite, nel momento in cui trovate un equilibrio tra il dare e il ricevere, non avete più bisogno della conferma dall'esterno. Tenete presente che quando cerchiamo conferme, normalmente sono questioni di ego, e perché è l'ego che non si sente abbastanza, non si sente all'altezza e quindi cerca come conferme fuori per rincuorarsi, tra virgolette. E qui sento come se aveste paura di fare una determinata scelta proprio perché pensate che non sarete riconosciuti. Se si trattasse di due storie, di due relazioni, ehm, anche qui è come se non vi sentiste valutati abbastanza, come se... Tenete presente che c'è un papa al contrario. Nel caso fossero relazioni romantiche, questo papa al contrario potrebbe essere l'aspettare che uno dei due si liberi, perché quando c'è il papa al contrario di solito parla di divorzi, ragazzi. E quindi potrebbe anche essere questo il caso. Io non so chi si è impegnato dei due, però è come se ci fosse da attendere appunto questa sorta di libertà, chiamiamola così. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 5 di spade, cavaliere di bastoni, regina di coppe e amanti. Gli amanti al contrario, quindi di nuovo una carta di disequilibrio, di disarmonia. Ma questo perché? Perché avete un sacco di conflitti mentali. Il 2 di spade e l'8 di spade non vi permettono di vedere chiaramente. Allora, come vi dicevo prima, l'otto di spade è una carta di vittimismo, cioè è come essere in un momento dove si vede tutto nero, dove non si riesce a capire quale sia la via migliore, c'è bisogno appunto di guarire. Ah, vi dirò un'altra cosa, con questo asso di bastoni siete voi
che avete bisogno di iniziare il vostro processo di guarigione. L'otto di spade è una carta passiva, è una carta di qualcuno che aspetta di essere salvato. E invece qui siete voi che dovete salvarvi letteralmente, cioè siete voi che dovete iniziare a comportarvi in modo migliore per voi. Uno di questi comportamenti è proprio imparare a dire di no, imparare a mettere i paletti, imparare anche a non dare giustificazioni, cioè nel momento in cui andiamo, non lo so, andiamo al cinema, no, non ho voglia, punto, e non devo dare giustificazioni e non devo, come dire, convincere nessun altro, io non ho voglia di andare al cinema e non ci vado, e punto, andate voi. E quindi è molto importante, sapete, per chi non è abituato a dire no, è difficile farlo. Ma un'altra cosa che vi posso dire è che basta la prima volta. La prima volta è quella più difficile. Poi la seconda è già un po' più facile, la terza, la quarta, fino a quando non sarete allenati a dire no quando effettivamente non volete fare qualche cosa. Dicevo, il 5 di spade, tanti conflitti mentali, tante lotte interne, mi viene da dire. Guardate, se fosse una questione amorosa, potrebbe essere una questione che va avanti da tanto tempo, effettivamente. E secondo me, siete arrivati ad un punto dove con la sacerdotessa vedrete lungo. Cioè, vi possono raccontare quello che volete, voi sapete già qual è la verità. Tenete presente che la sacerdotessa è colei che vede al di là del velo, al di là della dualità. Nei mazzi tradizionali, nella sacerdotessa ci sono due colonne. Una rappresenta, eccola qua, Ehm, una rappresenta il polo positivo e l'altra rappresenta il polo negativo, polo femminile e polo maschile. Ehm, è un po' il giusto e sbagliato, se vogliamo, no? La dualità, rappresenta proprio la dualità la sacerdotessa. E c'è un velo dietro. Che cosa vuol dire? Che quando c'è la sacerdotessa, lei riconosce gli schemi di comportamento e vede al di là di quello che la gente dice, di quello che la gente fa, cioè capisce già come andrà a finire. Ed è un po' questa la sensazione che ho vedendo questa sacerdotessa qui. Adesso andiamo a vedere la torre. Abbiamo un fante di bastoni e un 6 di spade. Voglio andare a vedere anche il 4 di bastoni. Regina di spade. E 4 di bastoni. La torre arriva per rompere gli schemi, proprio questi schemi che la sacerdotessa già riconosce. Con la torre, secondo me, deciderete di rompere questi schemi. Abbiamo un 6 di spade e un 6 di coppe. Io credo che ci sia come qualche ideologia alla quale siete attaccati da tanto tempo che in questo trimestre potrebbe cambiare, potrebbe essere destrutturata. 6 di spade è una carta che ci parla delle credenze limitanti e qui si tratta di capire quali ideologie, quali teorie, quali pensieri avete ereditato o avete assorbito in famiglia, perché è come se dovessero essere modificati, dovessero essere appunto con la torre destrutturati. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere la rottura di una situazione, di una relazione che non va né avanti né indietro. Poi arriviamo al 4 di bastoni. È come se dopo questa torre arrivi finalmente la stabilità, la tranquillità, la serenità, la determinazione, la chiarezza di intenti, la chiarezza mentale che qui con il 5 di spade non si aveva. Datemi una carta per il mago. Asso di pentacoli. 9 di coppe, 10 di pentacoli e la luna. Adesso voi qua non le vedete più, mettiamo così. Ok. Quindi ragazzi, secondo me si sta per avvicinare un nuovo inizio, un nuovo momento, diciamo, un nuovo percorso. Può essere che avendo questo asso di pentacoli al contrario, che non abbiate ancora bene chiaro come iniziare, però è come se lo steste progettando con questa imperatrice.
C'è molta concretezza in questo trimestre, in questo periodo, e si tratta proprio di atterrare, di concretizzare, di manifestare una di queste due situazioni o relazioni che state portando avanti. Vi dico, una delle due può essere come un sogno di infanzia, mi viene da dire, però ecco, se vi state aspettando che qualcun altro vi salvi, qui si tratta di tirarsi sulle maniche e iniziare voi a capire dove avete la visione distorta. Tenete presente che il Papa potrebbe anche essere un consulente che vi dà come quell'illuminazione, quella verità, per cui poi arriva la sacerdotessa ed è tutto più chiaro, mi verrebbe da dire. E si arriva poi alla torre, alla destrutturazione delle credenze, dei conflitti, delle lotte, delle insicurezze. Andiamo a vedere un oracolo. La tribù, carta numero 8, e la forza è la carta numero 8. Questa carta nello specifico parla, c'è una giraffina che ha le valigie pronte e parla di staccarsi dal nido, staccarsi dalla famiglia e creare la propria tribù, la propria famiglia. Quindi è come se dovesse appunto lasciare il passato per creare qualcosa di nuovo e di vostro. Ragazzi, abbiamo anime gemelle, fatemi vedere un po'. Mm. Abbiamo gli amanti, il 2 di coppe, 2 volte il 4 di bastoni. Sì, una di queste due situazioni o una di queste due persone può favorire, o può essere, se fosse una situazione, può favorire l'incontro, se fosse una persona, è la persona stessa che potrebbe essere un'anima gemella. Carta numero 41. E poi abbiamo costruire palazzi, e qui lo rivedo con il 5 di spade. Si intende una costruzione di tipo mentale, un po' come il mi faccio i castelli in aria, no? Ed è per quello che poi arriva la torre per togliere tutti questi castelli, tutte queste illusioni. E la sacerdotessa vede al di là delle illusioni, vede al di là del velo, come vi ho detto prima. È un po' come se vi svegliaste, mi viene da dire, da un sogno. Questo non vuol dire che andrà male, nel senso, le carte dopo sono bellissime perché abbiamo due inizi, un 9 di coppe che è la carta della soddisfazione, dell'appagamento, e un 10 di pentacoli che è una carta di famiglia allargata, di compimento, di risultati raggiunti, di soldi che arrivano. È vero, c'è anche la luna che mi richiama un po' l'energia del 9 di bastoni perché è la carta della paura. Però ragazzi, nessuno è privo di paura. Il coraggio di cui ci parla la forza è la volontà di andare avanti nonostante le paure. Cioè le paure non si possono cancellare, bisogna imparare a prenderle sotto braccio e andare avanti con loro. Va bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Allora, qui abbiamo una carta che ci parla di equilibrio. Guardate, sembra un po' la stessa come raffigurazione. E dice come sarebbe procedo sulla scala della bilancia in mio favore. Ma mi viene in mente anche questa temperanza, effettivamente. Anche la temperanza sta cercando di riequilibrare le due energie nelle coppe. E poi abbiamo coraggio, che è un po' uno dei significati della carta della forza, e salto nel mio coraggio sarebbe. Ok, andiamo a vedere ancora una difficoltà che potreste incontrare in questo momento. Perché mi è difficile essere prospero? Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché pensate che qualcun altro vi debba salvare. Però secondo me questa mentalità cambia
e finalmente inizierete a creare voi la vostra abbondanza, la vostra vita. Finché aspettiamo che siano gli altri a salvarci, ci deresponsabilizziamo della nostra vita. Nel momento in cui facciamo questo, cioè lasciamo la responsabilità della nostra vita agli altri, non siamo in grado di cambiarla. Se io mi prendo in carico la mia vita e non inizio a dire ma perché lui, ma perché lei, ma perché la... No, perché io ho lasciato che questa cosa succedesse, io ho permesso che questa persona si comportasse così. Quindi nel momento in cui io mi riprendo il mio potere personale e dico ok, è stata una mia responsabilità, la volta dopo posso mettere i paletti, posso imparare a dire di no. Ok? Andiamo a vedere la credenza limitante. Perché ho paura di venir fregato? Potrebbe esserci una credenza limitante del tipo i ricchi hanno amici solo per interessi, perché molte persone tendono a non cercare questa ricchezza perché hanno paura che diventando ricchi tutte le persone intorno a loro abusino, ne approfittino o li freghino, appunto. Andiamo a vedere un messaggio su cui riflettere. Mi affido al divino per il risultato. Mm. Stavo guardando qua il divino dove lo vediamo. Mi verrebbe quasi da dire che potrebbe essere la torre. Tenete presente che la torre normalmente è una carta che indica come un patatrack che sta per arrivare. Potremmo essere noi a creare questo patatrack, a dire ok, boh, basta, a rompere gli schemi della vita, della nostra vita, o potrebbe anche essere qualcun altro che arriva e rompe gli schemi della nostra vita. Fatemi poi sapere a che cosa corrisponde questa torre. Io ragazzi spero insomma anche oggi di avervi dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, sono anche divise per chakra, quindi in base ai traumi di ogni chakra si possono manifestare credenze diverse e in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!